Eccoci oggi con Ada Mirabassi del TFU di Perugia. Ciao Ada. Ciao a tutti. Bene, sono molto contento di vederti qua nel museo laboratorio, è bellissimo, hai uno sfondo meraviglioso oggi pieno di pupazzi. E per iniziare ti volevo chiedere come sei arrivata, come è iniziata la tua carriera, come sei arrivata a lavorare e costruire con la gomma piuma. Allora, io ci sono nata, praticamente sono nata in questo mondo delle figure perché mio padre ha iniziato 40 anni fa questo lavoro e quindi per me è stato quasi naturale entrarci e renderlo mio anche, quindi è stata una cosa naturale, diciamo. Ho fatto anche studi artistici, però diciamo poi l'esperienza l'ho fatta nel campo, chiaramente con mio padre, che appunto si è poi specializzato molto nella gomma piuma, quindi nella modellazione della gomma piuma, cioè noi utilizziamo la gomma piuma proprio come scultura, cioè magari uno associa molto i pupazzi in gomma piuma spesso ai Muppet Show, invece noi proprio la rendiamo proprio come figurativa, cioè quindi anche realistica, espressiva, e quindi cioè, la trattiamo come fosse una scultura. Quindi partiamo spesso per i visi, partiamo da un blocco, quindi da un blocco iniziamo prima tutta la progettazione del personaggio, capiamo bene come vogliamo realizzarlo il personaggio e poi si inizia e viene Si va fuori. a rimuovere il materiale. Sì, sì. E Esatto. quindi invece che lavorare magari con ad esempio un modello bidimensionale che poi viene piegato, perché so che a volte c'è chi lavora anche in questo modo, con la gomma a piuma, con i fogli, fa il modello, lo piega, poi invece avete il blocco e lo andate proprio a scolpire come fosse legno, pietra, insomma, come fosse proprio un materiale e per rimozione andate a scolpire. Esatto. Per sottrazione, sì, poi ci sono gli attrezzi diversi da quelli che si usano per il legno, chiaramente perché la gomma piuma ha un'altra consistenza, è morbida e quindi viene trattata. Che attrezzi si utilizzano per scolpire in questo modo la gomma a piuma? Allora, noi partiamo prima di tutto con il taglierino e quindi con il taglierino si dà una sgrossatura iniziale e poi con le forbici si dà poi tutta la tridimensionalità, si creano meglio le forme. Comunque diciamo, il lavoro grosso iniziale viene fatto con il taglierino. E poi sì, classici forbici da parrucchiere, insomma, vanno benissimo. Ma dai, quindi non servono neanche tantissimi utensili in realtà, diciamo per approcciarsi già 2 utensili sono sufficienti. Esatto, basta proprio prendere anche, non so, un vecchio materasso di casa, però chiaramente se ha delle caratteristiche buone, come ad esempio la gomma piuma, noi utilizziamo spesso quella più densa, quindi non quella troppo morbida, ma con una densità più corta, si riesce a sentire. Ok, quindi c'è anche in generale per la scultura, se uno deve scegliere una gomma piuma idonea, la più idonea forse è quella con una elevata densità. Densità, sì, direi di sì. Bene. E ti volevo chiedere anche, perché dopo che un pezzo è stato quindi progettato, è stato scolpito, si può proprio dire scolpito perché lavorando in questo modo è effettivamente una scultura, come ci si avvicina invece alla finitura, quindi colorazione oppure rivestimento con tessuti? Allora, prima di tutto bisogna fare un grosso lavoro quindi comunque la finitura deve essere, cioè quelle forbici, creare comunque
una superficie liscia, quindi lì comunque va fatto un grosso lavoro di forbici, cioè noi non usiamo carta vetrata no. proprio, creiamo proprio liscio solo con le forbici, quindi molto il lavoro su quello. E poi si possono o direttamente utilizzare i colori, quindi direttamente andare a colorare, quindi acrilici, insomma colori base acrilica, oppure si può anche rivestire con della garza. Quindi ci sono qui dopo magari è così, dietro di me, insomma vedete varie tipologie di pupazzi. Alcuni sono rivestiti fatti di stoffa, di garza e poi dipinti, oppure altri come per esempio questo è soltanto colorato direttamente sopra la gomma piuma. E quindi questo effetto liscio che vedete è dato solo dalle forbici. Tutto quanto dalle forbici. Bellissimo. Questo è dell'ultimo spettacolo del FU che ancora deve andare in scena, che è stato bloccato, doveva uscire a novembre e quindi adesso speriamo insomma, da giugno di poterlo mettere in scena. Certo. E arriviamo dunque all'animazione di questi personaggi meravigliosi, bellissimi. Ci vuoi mostrare qualche tecnica, qualche cosa su come si animano, su come vengono resi vivi in qualche modo? Certo, diciamo, noi ci siamo specializzati molto dalla tecnica delle figure da tavolo, quindi vengono manovrate sopra un piano rialzato e quindi ti permette di lavorare molto, c'è anche l'attore spesso è a vista e ecco, noi cerchiamo di... Adesso qui è un po' difficile farvi vedere perché sono vestiti, quindi comunque anche il corpo è tutto in gomma piuma e poi si assemblano le braccia, le gambe, ci sono delle cinte che ti permettono quindi di renderli più manovrabili, che riescono a fare tutti i movimenti, e la bocca direttamente infilando la mano dentro. sì. Questi camminano, adesso forse non si vede bene. E poi ci sono anche altre tecniche, come per esempio il pupazzo che viene manovrato quindi da baracca, la dentro, e poi ci sono altre tecniche sempre con diciamo dei marchingegni particolari, che siamo gli unici a aver diverse tecniche particolari di movimenti. Certo, perché poi in base all'effetto che si vuole dare, ai movimenti che si vogliono dare, magari si progetta una meccanica o una costruzione. Dietro. Poi questi sembrano semplici, però comunque ti permettono di fare dei grossi, di lavorarci molto con la figura. Sì, sì, sono molto espressivi. E visto che mancano proprio 2 minuti, ti chiedo se è possibile, non so se si possono toccare i pupazzi che hai alle tue spalle, se ce ne vuoi avvicinare qualcuno da mostrare, da presentare, se si può, se si può. Poi vi faccio vedere qualcosa, provo a girare? Se vuoi sì, proviamo. Wow. Allora, questo è un museo che si chiama MUMA Perugia, cioè Museo delle Marionette dei Mirabassi, che diciamo 40 anni di attività della compagnia e in particolare di mio padre Mario Mirabassi, e poi diciamo gli ultimi 20 anni anche nel mio
mio lavoro. Bellissimo, quando immagino, tipo, essendo un museo, avrete in tempi, diciamo, non Covid, avrete ospitato gite scolastiche, visite, i bambini impazziscono lì dentro, immagino, per tutti questi personaggi che no, così, vanno così a colpire proprio l'immaginario infantile, bellissimi. Eh sì, beh, rimangono sicuramente affascinati. Mm. Chiunque, solo i bambini, diciamo, quando entri, sicuramente rimani incantato da queste figure, sicuramente, sì. Ottimo. Ada, io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato, per le cose che ci hai raccontato e niente, speriamo di rivederci prestissimo. Grazie Ada, ciao. Ciao, ciao.